Pasolini non era vicino alla gente, lui viveva dentro il cuore della gente. Pasolini era il combattente italiano, lui nelle gare italiane era imbattibile. Li viveva con la sua simpatia, lui faceva delle battute su Agostini, dice smetti di andare così forte. E Sarinen era quell'astro nascente con quella guida nuova che, diciamo, incantava, era un incantesimo la sua guida. Lui entrava in derapata, controllava davanti, sentiva un'estrema sensibilità di sentire questa moto che scivolava. Era una cosa che noi non si poteva fare, non si pensava nemmeno di fare. Ecco, Pasolini, se possiamo dire che aveva un qualcosa di, diciamo, di limite, era quando si allontanava dalla Romagna. Quasi che fuori dalla Romagna lui non avesse tutte quelle capacità che il cuore di romagnolo gli dava quando era nei circuiti di questo territorio, di questa patria del cuore e della passione. Esattamente 40 anni fa la tragedia di Pasolini e Sarinen qui a Monza, quel 20 maggio 1973. Era una giornata perfetta, sole, caldo, io c'ero, ero in parabolica, 500 metri più in là. Il fatto che quel giorno salvammo la vita a Walter Villa, a Victor Palomo, non mi ha dato nessuna consolazione. I piloti partono a spinta e si avventano verso il curvone, 1 chilometro e 200 metri più avanti. Parte benissimo Sarinen, con Canaia, con Brown, un pochino meno bene Pasolini. Io ero in quarta fila e così per una mia capacità di partenza partivo sempre però molto meglio della posizione assegnata dai tempi, per cui ho visto passarmi tutti quelli che erano più veloci, anche perché macchine ufficiali eccetera. 100 metri prima del curvone la Aermacchi HD di Renzo Pasolini è passata in testa, dietro di lui le velocissime Yamaha, quella di Sarinen che ha vinto le prime 3 gare dell'anno, questa è la quarta, e Canaia, mentre Dieter Braun imposta molto più interno il curvone perché negli ultimi giri della gara precedente ha notato tanto olio sulla traiettoria del curvone. Per passare in questo gruppo in partenza mi sono portato sulla destra e mi sono trovato a essere a fianco a Sarinen, Braun e anche Canaia. Nel curvone, la curva grande, si entrava in pieno, oltre i 200 all'ora. E non c'era lo spazio di oggi, pista, 1 metro d'erba e subito il guardrail malamente protetto dalle balle di paglia. La moto di Renzo Pasolini si mette di traverso, grippaggio, l'indagine dirà di sì, ma i dubbi ancora restano, anche perché lo stesso Agostini avrebbe detto c'era tanto olio sparso mezz'ora prima nella gara delle 350 che nessuno aveva segnalato. Erano tempi così. Poi c'era una curva che con le 2,5 si faceva al gas pieno, per cui 220 km/h. Un attimo prima di entrare in curva è successo qualcosa alla candela della mia moto, cioè ho cominciato a mancare qualche colpo, sicché invece di incarinatura, manetta, entrare in curva mi sono tirato un attimo su. In quel momento ti passa Pasolini sulla destra. Io ero a destra perché avevo superato un po' tutti, alla partenza ero ancora a destra. Lui era a destra perché non c'era altro spazio, venire lì. Poi doveva andare verso sinistra per impostarlo, per cui comunque nel momento che ha fatto questo cambiamento di traiettoria davanti a me si è, diciamo, traversato. La moto italiana vola via, picchia sulla barriera esterna, rimbalza in pista, colpisce in pieno Sarinen e fa cadere Canaia. Dieter Braun è interno e passa indenne, ma cadono in 12. Palomo e Villa sembrano i più gravi. Io, essendo molto vicino, sono passato, per cui poi contemporaneamente è passato Braun e è passato Lega. Si è chiuso il percorso perché le balle di paglia sono venute tutte all'interno e io ho continuato e ho visto che dietro non ci c'era più nessuno, sono andato a vedere, non mi sono fermato ai bordi come ha fatto Braun e Lega che hanno capito quanto me che c'era qualcosa di grave, sono voluto andare a vedere, per cui ho fatto un altro giro e ho trovato Villa in terra seduto e un incendio delle balle di paglia e tutto un mucchio con tutti questi piloti che invece che tornare indietro con la moto scappavano a piedi. Invece Sarinen prova a rialzarsi, ha perso il casco e viene travolto da un altro pilota, muore sul colpo.
Renzo invece resisterà un po' di più e il dottor Costa proverà a lungo, inutilmente, a rianimarlo. Per quello che riguarda Pasolini era, direi, quasi impossibile rianimarlo, però ci abbiamo provato e alla fine io ho continuato al di là dei limiti che erano imposti da quelli che sono i limiti umani e ho cessato la rianimazione solo quando sono svenuto. Per quello che riguarda Jarno, l'ho solo abbracciato quello che restava di lui, perché di Jarno, del suo viso dolce e triste nello stesso tempo, vincente con un qualcosa che era di indefinito nel fondo dei suoi occhi, non era rimasto nulla. Soltanto 1 metro tra il bordo pista e il guardrail. Oggi è così all'interno del curvone, allora era così anche all'esterno. La gara viene interrotta, la 500 annullata, ma la federazione e i gestori non capiscono la portata del dramma. Ma è l'8 luglio, soltanto 50 giorni dopo, altri 3 piloti moriranno nello stesso punto. Chionio, Colombini e Galtrucco in una gara junior della classe 500. Soltanto molti anni dopo le moto torneranno in pista con le nuove varianti.